Cavaliere? Cavaliere? Eh? Che c'è? Ah, siete voi. Dormivo così bene. È giunto il momento. Mi svegliate da un così bel sonno per farmene conoscere un altro più profondo? No, signore, c'è qualcuno che vorrebbe vedervi. Oh, è ancora uno di quei frati bianchi che vogliono a ogni costo farmi implorare la misericordia di Dio per aver tentato di salvare Angelotti. Mi rifiuto energicamente. Ve ne prego, risparmiatemi le loro inutili insistenze e i loro lugubri canti. La morte è già abbastanza angosciosa, senza che la si renda ancor più triste con simili cerimonie. Questo è l'inizio del quinto atto della Tosca di Victorien Sardou, il dramma dal quale è stata tratta l'omonima opera di Puccini. Siamo nella cappella dei condannati a morte a Castel Sant'Angelo e Mario Cavaradossi attende la sua esecuzione con ammirevole calma, con un atteggiamento quasi eroico. Nell'opera di Puccini, lo sappiamo, l'atteggiamento di Cavaradossi è ben diverso e nel suo assolo all'inizio del terzo atto Cavaradossi lancia tutto il suo grido disperato nella notte per il dolore di lasciare una vita che fino a poche ore prima era piena di soddisfazioni, di amore e di speranze. Per questo momento così intenso, per questo muoio disperato di Cavaradossi, Puccini ha scritto una delle sue più belle melodie. E questa melodia rappresenterà l'inizio e la conclusione di questa breve presentazione dell'opera. Riascoltiamola. La Tosca è stato uno dei maggiori successi di Victorien Sardou, anche grazie all'interpretazione della grande Sara Bernard. Insomma, sulle scene del teatro di prosa la Tosca funzionava e come. Puccini, forse anche per questo, avrebbe voluto musicarla già nel 1889. In mezzo c'era ancora la creazione della Bohème, che andrà in scena per la prima volta nel 1896. Ecco la Bohème, un'opera che molti ritengono quella più rappresentativa della poetica pucciniana. L'opera successiva Tosca è completamente diversa, un soggetto che più lontano non si potrebbe immaginare. Nel suo libro su Puccini, Mosco Karner dice che il dramma di Sardou ha come componenti principali sesso, sadismo, religione e arte. Ed ecco che già all'epoca della composizione di Tosca qualcuno aveva dei dubbi. Funzionerà nel teatro di prosa, ma sulla scena lirica e musicata da Puccini funzionerà Tosca? A leggerli oggi, a rileggerli oggi, alcuni giudizi negativi sembrano stupefacenti. Ma se questi giudizi negativi vengono da persone che sapevano il fatto loro, poeti, musicisti, non possiamo trascurarli. Ad esempio, Giuseppe Giacosa, uno dei due librettisti di Tosca, scrive così il 23 agosto 1896 all'editore Giulio Ricordi. È un dramma di grossi fatti emozionali, senza poesia. Ben altro era la Bohème, dove il fatto non ha importanza mentre invece sovrabbonda il movimento lirico e poetico.
Nella Tosca, invece, bisogna mettere in rilievo la concatenazione degli avvenimenti e ciò prende molto più spazio che non dovrebbe e ne lascia poco allo sviluppo dei sentimenti. Giuseppe Giacosa, lo ricordiamo, era stato autore ancora con Luigi Illica dello splendido libretto della Bohème, quindi il suo parere non può essere sottovalutato. Secondo lui, la Tosca, soprattutto in confronto alla Bohème, è un'opera senza poesia e quindi possiamo aggiungere un'opera non pucciniana. Un giudizio duro, ma che ci rivela alcuni aspetti dell'opera che stiamo esaminando. E un altro giudizio duro ma rivelatore è quello di Gustav Mahler, il quale il 20 aprile 1903 assiste a una rappresentazione dell'opera e poi scrive alla moglie Alma. Nel primo atto solenne processione con un continuo scampanio. Nel secondo atto un tale viene torturato tra urli orrendi e un altro pugnalato con un acuminato coltello da pane. Nel terzo atto, di nuovo immenso scampanio su una veduta di tutta Roma e un tale viene fucilato da un plotone di soldati. Prima della fucilazione mi sono alzato e sono andato via. Che cosa ha colto nella partitura di Tosca Gustav Mahler? Alcuni degli aspetti sonori, lo scampanio, e alcuni degli aspetti più violenti della vicenda. E queste cose in Tosca ci sono, sicuramente. Certo, non c'è solo questo. Tosca non è soltanto violenza, non è un'opera senza poesia, ma Giacosa e Mahler sono due persone che l'arte la conoscono e il loro parere deve essere tenuto in debito conto. Quindi, anche se non possiamo dire che Tosca è un soggetto nel quale c'è soltanto la violenza, la rapidità degli avvenimenti e non c'è la poesia, possiamo però dire che è un soggetto nel quale la rapidità degli avvenimenti e la violenza piano piano fanno scomparire la poesia. E allora Puccini, per trovarla la poesia, per valorizzarla, si concentra ovviamente sullo splendido amore che unisce Tosca e Cavaradossi, soprattutto nel lungo, magnifico duetto del primo atto. Nel momento di maggiore trasporto, Mario Cavaradossi canta sulla melodia che ascolteremo adesso a Tosca il suo amore eterno. Qui la poesia c'è, e come? Nella situazione scenica, nel libretto, nella musica. Se qualcuno ancora oggi la pensa come Giuseppe Giacosa, vale a dire che nella Bohème c'era la poesia e in Tosca non ce n'è, potrebbe dire ecco, qui Puccini può essere veramente se stesso. Non gli si potrebbe dar torto perché andando avanti questa poesia si perde, perché l'azione rapida, tumultuosa, drammatica, violenta fa scomparire la poesia. Ma attenzione, il genio di Puccini ha molti modi per manifestarsi. Questa stessa melodia ritorna verso la fine del primo atto, quando Scarpia accompagna Tosca fuori dalla chiesa. L'ha convinta che Cavaradossi, che non è lì in quel momento, è invece nella villa con la sua amante, la marchesa Attavanti, e Tosca esce per coglierli sul fatto. Mentre i due escono dalla chiesa, Puccini ripropone in orchestra questa melodia, che rappresentava prima l'amore eterno di Cavaradossi e adesso è venata di mestizia, di dolore, di sospetto, di tutto quello che Tosca ha nel cuore. Ma siccome sappiamo che Scarpia, se non proprio ama, almeno desidera fortemente Tosca, questa musica che parla d'amore, di passione, non potrebbe dipingere anche quello che c'è nel cuore di Scarpia? Splendida ambivalenza della musica.
Riascoltiamolo il passaggio e intanto le immagini ci mostrano appunto Scarpia e Tosca che escono dalla chiesa. In questo passaggio di poesia, ovvero di bellezza della musica, ce n'è tanta. Sono una poesia e una bellezza motivate drammaticamente, perché noi sentiamo quello che si agita nell'animo di Tosca. Quella musica sta a significare che lei si ricorda la passione con la quale Cavaradossi solo poco prima le ha giurato amore eterno. E adesso lui non c'è più. Il sospetto, la gelosia, il dubbio, tutto si sente in questa musica di Puccini. E vicino a Tosca Scarpia, che si sente infiammato dalla presenza di questa donna affascinante ed è spinto dall'urgenza di trovare Angelotti. Nel secondo atto, lo sappiamo, la poesia non può esserci. C'è il sadismo, c'è la violenza, quella fisica su Cavaradossi, quella psicologica su Tosca. Nei momenti più tesi e più violenti della vicenda, Puccini scrive una musica che si attaglia perfettamente alla situazione. Ma appena può, viene da dire, ecco che Puccini si dedica a descrivere il dolore delle persone, degli individui, degli esseri umani coinvolti in questa situazione angosciosa. Un caso emblematico è nel momento in cui, mentre Scarpia scrive il salvacondotto che Tosca gli ha richiesto per fuggire dallo Stato dopo con Cavaradossi, la protagonista si avvicina al tavolo e per confortarsi in questo momento così terribile beve un po' di vino. Lo sappiamo, in quel momento Tosca vede il coltello e lei nasce l'idea disperata di uccidere Scarpia per salvare se stessa e Mario. È un momento tremendo e Puccini avvolge questa situazione di una musica dolente, che è triste, sì, sicuramente, che rappresenta ancora una volta quello che c'è nell'animo di Tosca, ma è colma di poesia, se per poesia noi intendiamo la poesia della verità del momento psicologico del personaggio. Ascoltiamolo questo passaggio. Tutto sommato, dobbiamo dire che Giuseppe Giacosa non aveva interamente torto. Mano a mano che andiamo avanti, i grossi fatti emozionali, la vicenda drammatica e violenta di Tosca spengono la poesia. E quando la poesia è spenta o ridotta ai minimi termini, ecco allora che i fatti più eclatanti e più violenti assumono un risalto maggiore, come ha sottolineato Gustav Mahler, la tortura, il pugnalamento e via dicendo. Arriviamo così al terzo atto. Bisogna rammentare che l'editore Giulio Ricordi aveva affidato la composizione dell'opera a un altro musicista, Alberto Franchetti, e che per Franchetti Illica da solo aveva scritto il libretto di Tosca. In questo libretto, all'inizio del terzo atto, Cavaradossi canta, secondo le intenzioni di Illica, un coraggioso addio alla vita e alle arti, contemplando Roma dagli spalti di Castel Sant'Angelo. Insomma, un Cavaradossi in linea con l'idea che ne aveva Sardù.
Quando Puccini subentra nella composizione dell'opera, sostituendo Alberto Franchetti, appunto fa togliere questo assolo scritto da Illica e lo fa sostituire da quello che noi conosciamo oggi, quello che contiene la famosa frase "e muoio disperato", scritto da Giuseppe Giacosa. Ora facciamo un esperimento. Riprendiamo il momento più drammatico e più violento dell'opera, vale a dire il pugnalamento di Scarpia. All'inizio faremo un gioco di parole, speriamo non irrispettoso nei confronti di Puccini. Invece di "e muoio disperato", vedrete "e muoio pugnalato". Poi ci saranno diverse edizioni di questa scena così drammatica a rallentatore. Alla fine faremo un'altra citazione dal libretto "e ucciso da una donna". La sequenza di questi pugnalamenti di Scarpia in diverse edizioni è accompagnata da una musica che non è quella che Puccini ha scritto per questo momento. Infatti sentirete che si tratta dell'introduzione orchestrale all'assolo di Cavadossi nel terzo atto, cioè la melodia che abbiamo sentito all'inizio di questa presentazione dell'opera. Vediamo che cosa ne risulta e vediamo alla fine che impressioni, che riflessioni possiamo trarre da questo esperimento. È sicuramente un procedimento arbitrario, quello di unire la scena di un'opera alla musica scritta per un'altra scena, e ognuno è libero di decidere in base al proprio giudizio se questa arbitrarietà toglie alla sequenza che abbiamo appena visto la validità per stimolare ulteriori riflessioni. Se invece, nonostante l'arbitrarietà, possiamo fare un'altra riflessione, eccola. La musica scritta da Puccini per l'assolo di Cavadossi all'inizio del terzo atto sembra essere abbastanza adatta anche alla sequenza nella quale vengono proposti questi successivi pugnalamenti di Scarpia al rallentatore. E perché mai? Perché Puccini nell'assolo di Cavadossi scrive il tema, la melodia della disperazione umana. E altrettanto disperato è l'atto di Tosca, che deve uccidere Scarpia, quindi ricorrere alla violenza per salvarsi dalla violenza di lui. Lei, donna credente, deve commettere un omicidio per disperazione. Quindi, per concludere, potremmo dire che Giacomo Puccini sapeva benissimo che nel soggetto di Tosca non avrebbe trovato la poesia della Bohème, ma avrebbe potuto comunque fare una riflessione profonda sull'animo umano, sulla disperazione che invade la vita quando tutta la bellezza e di conseguenza la poesia scompare. E questo testimonia, ancora una volta, il genio di Giacomo Puccini.